15 ottobre sono giornate caratterizzate da forte escursione termica. Infatti di notte scende sotto i 10 gradi e di giorno è bello, c'è alta pressione, la temperatura sale oltre 25. Gli equipaggi sono pronti. Ecco, io sono pronto. Oppale! Siede bene. Seduta bene, Ginger. No, lì. No, lì, seduta. Mettiti seduta bene. Dai, che sei brava. Brava. Brava, così. Bravissima. Partiti per l'avventura. Tirato giù il timone. Abbiamo viveri e acqua per 4 giorni. Oggi prevediamo di arrivare all'isola di Sant'Andrea. Eccoci arrivati al bivio dei Casoni. Da una parte si va a Portobuso, dall'altra si va al Marina di Aquileia e dall'altra si va a Grado. Adesso sta arrivando anche Manuela, passiamo il canale insieme. Sei tu? Boh, è libero mi sembra, passiamo. Ginger non vuole essere sorpassata. Questo è l'imbocco del canalino che porta alla... Io direi che a Morgo ci fermiamo un attimo. No. Ginger scende. No, Morgo era previsto, comunque mangiamo un paninetto. E poi beviamo una birra e mangiamo un paninetto e poi continuiamo. Ah, lì è tra poco il congiungimento. Dicevo, questo è già il bivio, il canale che arriva dal canale grosso. Parli con me? Sì. Qui siamo già verso Morgo. Adesso la corrente ci dovrebbe anche dare una mano perché sta uscendo, per cui ci dovrebbe anche dare una mano la corrente. E siamo arrivati alla bocca di Morgo. Oh. Ecco Ginger. Vai, fai opala. Brava, vieni che ti slego. Vieni. Ecco, vai. Ecco, una è già scesa a terra. Certo che hai trovato anche una baietta paradisiaca, guarda. Pensi di scendere senza bagnarti i piedi? Quello che stavo cercando di fare. Oi. E fin qua siamo arrivati. Siamo dalla bocca di Morgo ed è girato a luna e è venuto sul Borino. Stavolta ho anche lo spinnaker. Sbarchiamo sull'isola di Sant'Andrea.
Siamo a pochi metri dal mare e nonostante sia quasi calmo, il rumore della risacca ci assorderà per gran parte della notte. Il tramonto verso Lignano è bellissimo come sempre. Il giorno seguente facciamo il periplo dell'isola di Martignano e navighiamo sul lato interno dell'isola di Sant'Andrea. Colazione all'isola di Sant'Andrea. Il vento, il borino di ieri, come da previsione, ha mollato. Com'è andata la notte? Troppo rumorosa. Cosa c'è? Macchine? Ambulanze? No, c'è un rumore di onda pazzesco. No, poi è andato migliorando perché è tornata a bassa marea, per cui si sentiva non di meno. Mattinata straordinaria, ecco il kit della colazione, completo di tutto. Nescafè. Come di buon auspicio, un gruppo di cigni ci passa sopra la testa. E davanti a noi Lignano si erge irta di gru, come se non avessero già costruito abbastanza. Non so cosa stanno ancora costruendo. Ci deve essere una regata fuori perché è pieno di barcavela e stiamo per doppiare il capo dell'isola delle Conchiglie. Dicevo, io uscivo di qua con la barca quasi mezzo secolo fa. Intanto sono vecchio da buttare, ma sono ancora qua, per cui dopo un giorno e mezzo, no? Siamo al nostro capolinea, adesso cominciamo a tornare indietro. Siamo dei disturbatori della quiete pubblica. Che poi i cigni fanno sto rumore in volo, sono veramente incredibili. Troviamo un posticino delizioso per sbarcare un attimo a mangiare un panino. I proprietari non se ne avranno a male. Per Ginger. Piano. Spuntinetto. Dopo aver fatto scappare i cigni, una famigliola di cigni, cignetti e cignesse. Zii, nonni, vicini di casa. Siamo circondati da cigni. Dietro l'isola di Sant'Andrea è piena di questi impianti per la pesca che non so se sono ancora in uso, ma a qualcosa serviranno. Ecco, stiamo per entrare a Morgo, ma mi sa che abbiamo toppato l'ingresso. Dovevamo entrare un pelo più avanti. Dobbiamo andare di là di questo... No, a sinistra sicuramente no. Dobbiamo passare qua. Ma dovremmo scendere e tirarli un attimo a mano. Sì, vai, vai. Ma ti fermi lì. Ecco. Approfittiamo del piccolo contrattempo per scattare qualche foto. Arrivati. La bocca di Morgo non tradisce le aspettative. È sempre un posto delizioso. In questa stagione ancora di più. Nuovo metodo di pulizia.
Allora torniamo verso la base. Mhm. Vista la giornata di nuvolo pengiotto, visto che di notte fa sempre più freddo, Ecco, invece di doveva scaldare, invece fa sempre più freddo, torniamo verso la base per la strada dove siamo venuti, per il paludo della Carogna. Rientriamo alla base un giorno prima del previsto, abbiamo comunque completato il giro e navigato quasi 25 miglia. D'altra parte, finché c'era il sole, è una cosa, col nuvolo, in più è un po' umido, in più è un po' freschetto, è un'altra roba. Bene, quando la cucciola si muove dietro, si balla un po', Ginger seduta, però No, Ginger così. Ginger seduta bene, Brava. seduta, brava, così, brava, ecco. Ginger si è sistemata. Abbiamo rischiato la scuffia per l'ennesima volta. Però anche col nuvolo ha sempre il suo fascino, no? Ecco, là davanti a noi sembra tutto chiuso, ma invece si apre poi sulla destra il canale che si ricollega al canale più grande, anche se noi quello che da Gradova a Portobuso. Ecco, come per magia il canale si apre davanti a noi. Allora, il mare sarà bello, ma basta veramente un filo d'aria e basta un'ondina di 10 centimetri e si comincia a essere sballottati di qua e di là. È bello anche quest'acqua assolutamente ferma, assolutamente immobile, si scivola sopra come sul velluto. Ecco, ci stiamo avvicinando al ponte della Figarola ed ecco l'arrivo alla base. Tirarsi fuori dal buco è sempre una bella sensazione, anche perché dopo 2 ore che sono lì comincio a non poterne più di quella posizione. Eccoci. Ma quanto brava è stata questa cagnolina? È stata bravissima, bravissima, bravissima. Scusa, anche il caffè ti hanno fatto? Caffè Che fortuna. macchiato, caffè macchiato Che, e dolcetto. che fortunata che sei, però. Io sì, molto. Ma come ti fanno il caffè? Con l'acqua calda, la teiera, Nescafè, latte condensato e zucchero.